Mi sono costruito un generatore di password, pin e passphrase multiuso e tra l'altro anche, diciamo così, open source. Un piccolo gadget da scrivania che per alcune persone potrebbe tornare utile nella quotidianità e alla base del quale c'è Arduino. Quindi vi racconto questo progetto in questo video. Se non sono mai stato un grandissimo esperto di programmazione, la parte di elettronica è una cosa totalmente lontana dalle mie capacità e quindi ho deciso di accettare la sfida che mi ha lanciato Arduino per utilizzare il loro starter kit e creare qualche progettino particolare ed interessante. Vediamo innanzitutto nel concreto cosa ho realizzato. Il suo funzionamento è molto intuitivo. Questa è la home page, diciamo, in cui ci dice che è un generatore di non si sa cosa, perché girando la ghiera possiamo decidere se generare una password, una passphrase oppure un codice PIN. Generiamo per esempio una password, premiamo il primo pulsante e ci chiede ovviamente il numero di caratteri, quindi possiamo fare qualcosa di più sicuro da 16 caratteri oppure qualcosa di più semplice da 6 caratteri. Ne facciamo una bella lunga, premiamo il tasto ed ecco qui la nostra password. Se ne voglio generare un'altra, premo di nuovo il tasto, premo il nuovo il tasto e ne genera all'infinito con queste caratteristiche. Muovendo leggermente la ghiera, ecco che torniamo al menu principale e quindi possiamo generare qualcos'altro, per esempio un codice PIN. Stesso meccanismo, ci chiede il numero di caratteri, selezioniamo, premiamo il pulsante ed ecco qui il nostro PIN, ed eccone un altro, ed eccone un altro ancora. Vediamo come funziona invece la generazione delle passphrase, che è un pochino più semplice perché di default vengono sempre sparate fuori 5 parole da 4 o 5 lettere. Ecco qua, ogni tanto c'è questo bug grafico, non ho ben capito da cosa è dovuto, però vabbè, si può sempre perfezionare. Questo secondo tasto invece attualmente è libero, non fa assolutamente nulla, ma potrà essere usato per espansioni future. Magari per andare ad inserire direttamente la password generata nel campo di testo del computer che si è selezionato. Insomma, un progettino semplice, però magari confezionato bene su una scatola fatta in stampa 3D, per alcune persone può essere utile nella quotidianità. Permette di generare delle password, dei pin sicuri, diciamo in locale, su un supporto effimero, senza che magari rimangano nella clipboard del computer oppure che possono venire, diciamo, intercettate. Come vi dicevo, tutto questo l'ho realizzato con Arduino Starter Kit, tutto quello di cui hai bisogno per i tuoi primi progetti con Arduino. È il kit base da cui iniziare ad approcciarsi a questo mondo, sia dal punto di vista della programmazione ma anche proprio dalla parte hardware di collegamento di tutti i vari componenti. Cos'è Arduino per chi non lo sapesse? È un microcontrollore al quale si possono collegare una valanga di accessori e di componenti e attraverso un firmware che gli si carica questo può fare miliardi di cose, da cose relativamente semplici come questo generatore a integrazioni con la domotica e robotica. Cosa contiene questo starter kit? C'è ovviamente Arduino, il modello 1R3 e la breadboard, il circuito su cui stanno tutti i collegamenti. Non mancano ovviamente tutti i vari cavi e i piccoli ponticelli. Poi un sacco di LED, sensore di luce, di temperatura, di inclinazione e il buzzer per emettere suoni, tanti pulsanti e potenziometri, fotoaccoppiatori e ponticelli, quindi anche cose più specifiche, tantissime resistenze, diodi e condensatori, un collegamento per batterie esterne, motore a corrente continua e servomotore, quindi per effettuare piccoli movimenti precisi, e ovviamente il display che avete visto. E se già alcuni di questi nomi che avete sentito vi spaventano, non preoccupatevi, spaventavano anche a me all'inizio, perché oltre a tutta la parte hardware si riceve anche la teoria, questo bel libro dei progetti, una bella guida molto approfondita che inizia innanzitutto spiegando tutti i componenti e la struttura della board e poi proponendo dei piccoli progettini da cui iniziare a difficoltà graduale. Tra l'altro progettini anche abbastanza divertenti, costruisci un'astronave, sono all'interno vari pezzi di cartone per creare per esempio una girandola motorizzata. La cosa bella è che viene sempre mostrato come collegare i componenti, quindi tutta la parte hardware, e poi nella pagina dopo la parte software, quindi il codice da andare
andare a scrivere per far funzionare effettivamente quel progettino. Ma una cosa che mi piace molto di questa guida è che invita poi ad approfondire. Alla fine del progetto ci sono vari spunti per ampliarlo, per realizzare qualcosa di più, anche grazie innanzitutto all'enorme documentazione di Arduino che si trova online e alla grandissima community sul forum ufficiale e su altri canali, con un sacco di esperti che sono pronti ad aiutare i principianti. Tra l'altro, come vi dicevo, se questi sono tutti i componenti base, poi possono essere ampliati con l'enorme mercato di accessori per Arduino che esiste se si vogliono fare progetti specifici. Come vi dicevo, io ero totalmente inesperto, sono partito da qui, dal primo progettino semplice con un tasto e un LED, e sono arrivato a realizzare qualcosa di concreto e potenzialmente anche utile. Vi faccio vedere al volo come è fatto. Innanzitutto diamo alimentazione alla breadboard, positivo e negativo. Componenti fondamentali poi sono tre: il display, il potenziometro, ovvero la manopola, e il tastino. Iniziamo dal tastino, lo posizioniamo semplicemente qui, un lato lo colleghiamo all'alimentazione e l'altro ad un piedino digitale di Arduino, mettendoci una resistenza in mezzo che da qui va sulla massa, quindi sul negativo. Eccolo qua, il pulsante fatto. Potenziometro invece lo posizioniamo sulla breadboard, lui ha tre collegamenti, molto semplice, uno sul positivo, uno sul negativo, e invece il pin centrale è quello dei dati, e quindi lo connettiamo ad un ingresso analogico di Arduino, quelli sul lato opposto. Perché? Perché non dà valori 0, 1 come il pulsante, ma dà dei valori continui da 0 fino a 1023 per la precisione. E ora basta inserire qui il display ed effettuare tutti i suoi complessissimi collegamenti standard. 1, 2, 3. Eccoli qua. E a questo punto possiamo metterci al computer e iniziare a scrivere il nostro codice. Colleghiamo quindi Arduino con il cavo USB, cioè in realtà il codice è già scritto, vi faccio però vedere come è organizzato. Viene innanzitutto integrata la libreria per gestire lo schermo, dicendogli su quali pin è connesso, vengono dichiarate tutte le varie variabili e soprattutto i caratteri, i numeri e le parole con i quali comporre pin, password oppure pass. Phrase di default viene inizializzato quindi lo schermo, viene scritto generatore di, vedete quanto è intuitiva la scrittura, LCD, print e il testo da scrivere, semplicissimo. Gli diciamo che il pin 8, quello del pulsante, è un pin di input e siamo nello step 0. Lo step 0 è quello in cui, ruotando la ghiera, che appunto viene presa dal pin analogico numero 0, vengono mostrate le varie possibili modalità. Una volta selezionata la modalità, si entra nella selezione del numero di caratteri. Se ho scelto di generare una password o un pin, lui mi permette di girare la ghiera per selezionare il numero di caratteri, e quando premo il tasto vado direttamente allo step numero 2, che è quello in cui viene effettivamente generato il risultato. Se selezionato 1 genera una password, 2 una passphrase, 3 o un pin. Queste sono delle funzioni che portano all'altra parte del codice qui in basso, dove avviene la generazione vera e propria. Quindi per la password, per tante volte quanti sono i caratteri della password selezionati, lui va a scegliere un numero a caso tra 0 e 3. Se sceglie 0 mette un carattere speciale, se sceglie 1 mette una lettera, se sceglie 2 mette un numero. Molto molto semplice. Per il pin è ancora più semplice, per tante volte quante sono le cifre inserite, lui va a inserire nella stringa risultato un numero. Per la passphrase, per 5 volte, perché io ho detto che voglio sempre 5 parole, lui va a scegliere un numero a caso tra 0 e 63 e inserisce nel risultato la relativa parola del dizionario che abbiamo detto all'inizio, quindi la parola 0, 1, 2, 3, 4, 5, e inserisci i trattini per tutte tranne per l'ultima. A questo punto noi ritorniamo in questa parte del codice con il nostro risultato, che viene semplicemente mostrato a schermo. Nel caso sia più lungo di 16 caratteri, ovvero nel caso della passphrase viene diviso su 2 righe. Era ovviamente una spiegazione molto semplice, però in linea con la filosofia open source e di community di Arduino. In descrizione trovate il link per scaricare questo file, e quindi se anche voi con il vostro starter kit volete creare questo generatore di password, magari personalizzarvelo, magari migliorandolo, lo trovate. Ovviamente, dato che questo è un po' bruttino da tenere sulla scrivania, io ho costruito una scatoletta in cartone in cui confezionare il tutto. È stato un casino far stare dentro tutti i collegamenti, però ci sono riuscito, ed sono anche queste le soddisfazioni che può dare Arduino. Tra l'altro poi la vera versatilità di Arduino è che l'ho collegato al computer per caricarci il firmware, poi basta, può anche essere solamente alimentato, potenzialmente anche da un semplicissimo power bank, quindi si possono fare un sacco di progetti anche molto versatili. Per esempio un sensore con un allarme se si
cerca di forzare un cassetto e una relativa serratura che magari si apre con una combinazione di click, oppure il controllo della temperatura dell'ambiente, e volendo si può anche integrare con Python per quindi raccogliere ed elaborare tutti i dati, o ancora un conta persone, un conta oggetti che passano attraverso il LED e il fototransistor, quindi il sensore di luce, un centro per diciamo gestire per esempio dei quiz, quindi tenere il tempo, i punteggi e soprattutto rilevare chi preme prima il pulsante, quindi chi si prenota per rispondere, una ventola per scrivania o per raffreddare qualcosa di elettronico. Insomma, queste sono solamente cose che si possono fare con lo starter kit. Poi basta acquistare solamente un piccolo componente che può essere un tag NFC o un display LED più professionale, diciamo, ed ecco che le potenzialità subito si ampliano notevolmente. Insomma, in descrizione io vi lascio il link per andare a scoprire di più e acquistare eventualmente questo Arduino Starter Kit, mentre qui in alto nelle schede il video a lui, l'Arduino Plug and Make Kit, un altro progettino molto interessante dedicato anche per esempio ai bambini, vista la sua estrema facilità di utilizzo. Parliamone qui sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!